Il polpettone al sugo è un secondo buonissimo, che puoi proporre in ogni occasione, anche quando ci sono ospiti, perché si può preparare in anticipo e poi riscaldare al momento. E questa vedrai è una versione super facile. In descrizione trovi l'elenco degli ingredienti, noi ci mettiamo subito al lavoro. Ho preso 450 g di carne di manzo macinata, la metto nella ciotola in cui poi preparerò l'impasto. Poi prendo una cipolla, la taglio a metà, levo la buccia e poi la trito col solito sistema, prima un taglio orizzontale, tagli verticali e poi trito col coltello. Una volta ritirata la cipolla, trito ancora più finemente i vari pezzettini e quindi li aggiungo alla ciotola. Prendo anche un ciuffo di prezzemolo, levo le foglie dai gambi e poi col coltello trito finemente le foglie. Ecco, così deve essere abbastanza fino, in questa maniera. E anche questo lo aggiungo alla ciotola. Questo è un filoncino da mezzo chilo di pane toscano. Per questa ricetta me ne serve metà. Lo taglio in dei pezzettoni e poi levo la crosta. Una volta che ho levato la crosta riduco il pane a dadini in questa maniera. Ecco qua. Metto circa un mezzo bicchiere di latte in una ciotola e poi aggiungo i pezzetti di pane e con le dita li premo in maniera che si ammollino ben bene. Mentre il pane rimane a mollo nel latte, trito un po' di parmigiano reggiano sopra la ciotola, diciamo all'incirca 3 cucchiai. Aggiungo poi un cucchiaino di sale fino. Recupero il pane e strizzandolo ben bene lo aggiungo alla ciotola con tutti gli altri ingredienti. Ecco qua, devo lasciare tutto il latte in fondo alla ciotola. A questo punto scoccio all'interno della ciotola 3 uova, eccole qua, e adesso non resta che impastare. Come al solito utilizzo le mani che sono una delle migliori impastatrici che abbiamo a disposizione. Saggio continuamente la consistenza dell'impasto che deve consentire di arrotolare il polpettone. Se così non è troppo lento, aggiungo del pan grattato. Ecco, adesso mi sembra ancora un po' lento, per cui ancora dell'altro pan grattato e continuo finché non diventa lavorabile. Rovescio un po' di pan grattato sul tagliere, lo stendo con una mano e poi metto sopra l'impasto dandogli subito la forma del polpettone con le mani. Ecco, più o meno in questa maniera. Questo è il tegame che devo utilizzare, il polpettone è un po' lungo per cui ecco lo accorcio e poi lo rotolo nel pan grattato, in maniera che il pan grattato aderisca bene a tutte le parti e anche sui lati. Metto nel tegame dell'olio d'oliva, vado abbastanza abbondante perché il polpettone voglio che faccia una bella crosticina e poi aggiungo il polpettone. Quando ha cominciato a rosolarsi su un lato, la fase delicata è quella di girarla, finché è morbido è abbastanza difficoltoso. Continuo a rotolare il polpettone su se stesso, diciamo sui 4 lati, via via ed è sempre più facile via via che la crosta si forma. Quando ha cominciato a formarsi la crosta così, ecco, è abbastanza più facile procedere. Ecco, qui vediamo la prima parte della cottura velocizzata, continua a girare e rigirare il polpettone finché non ha fatto una bella crosticina. Adesso aggiungo il pomodoro. Aggiungo 700 g di polpa di pomodoro. Ecco qua, in questa maniera. E poi rendo un pochino più liquida la salsa aggiungendo un po' di acqua. Dovrò farla restringere e si dovrà molto insaporire. Ecco, questa è la ripresa velocizzata, vediamo che la salsa si sta restringendo. A questo punto voglio vedere a che punto siamo. Con il termometro vedo che siamo ancora a 48 gradi, vogliamo portarlo almeno a 56-57 gradi, per cui lo faccio cuocere ancora un po'. Visto che si è già abbastanza ristretta la salsa, metto il coperchio. Dopo un po' provo nuovamente la temperatura, ecco sì, abbiamo superato la temperatura desiderata. Possiamo spengere il fuoco e portare il nostro polpettone sul tagliere. L'operazione di estrazione del tegame è abbastanza delicata, la faccio con 2 strumenti, è andata bene. Ecco, giriamo il tagliere, mi lo posiziono nella posizione giusta ed inizio a fettare il polpettone. Quando è freddo si fa ancora meglio, ma intanto godiamoci il nostro polpettone caldo. Metto le fette di polpettone nel piatto, 3 fette sono una porzione perfetta. E naturalmente non possiamo non mettere il sugo perché il sugo è proprio la parte buona di questa ricetta. E il compagno ideale del sugo, cosa ve lo dico a fare? È il purè di patate. Ecco, mettiamone qualche generosa cucchiaiata, un altro po' di sugo in cui intingere il purè, una piccola decorazione ed eccolo qua, un piatto veramente magnifico che si può preparare anche in anticipo e riscaldare all'ultimo momento ed è davvero gustosissimo. Bellissimo, non è vero? In effetti la ricetta di questo ottimo polpettone non è mia. In descrizione qua sotto trovi il link del sito da cui l'ho ripresa. E se questo mio video ti è stato utile, lascia un mi piace, così aiuterai altre persone a trovarlo su YouTube.
e qui accanto trovi il link ad altre mie ricette che potrebbero interessarti. Ti ringrazio per avermi seguito fin qui e alla prossima, ciao!